Bentornati cercatori d'oro, vi do il benvenuto al mio canale. Se non siete iscritti al mio canale mi raccomando di farlo e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sugli ultimi video e sulle ultime novità. Vi ricordo che tutti i video vengono pubblicati alle 10 semplicemente in 3 giorni a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il giovedì invece pubblicherò sul mio blog personale, il quale potete trovare su Google o nel link sottostante. Si chiama Matteo Oberto Prospector, come il nome del canale. Troverete invece un nuovo articolo per andare ad aiutarvi nelle vostre pratiche di ricerca dell'oro. Ma adesso parliamo dell'episodio di oggi. Siamo tornati a Rioberto per cercare grandi concentrazioni di oro. Grandi e da tutto da vedere, in quanto stiamo facendo prospezione. Semplicemente per mezzo del piatto del palanchino andremo a lavare il sedimento rimasto intrappolato nelle fessure. Ci sono però delle cose molto interessanti in questo tratto di Rioberto. In particolare in questa porzione del Rioberto, il Rioberto termina e va a immettersi in un altro rio laterale, il quale è molto più grande del Rioberto. Semplicemente durante le piene l'acqua in arrivo dal Rioberto, la quale abbiamo già visto questa primavera essere torrenziale, va a immettersi in questo altro rio. Questo altro rio inoltre ha molta più acqua del Rioberto durante le piene. In questo momento state vedendo i due ri, il rio che ho chiamato secondario e il Rioberto. Il Rioberto si mette all'interno del rio secondario. Questo rio secondario, nel momento in cui va in piena, dovete pensare che c'è circa un metro e mezzo d'acqua. Anche però da Rioberto arriva una grande quantità d'acqua che va semplicemente a buttarsi in questa confluenza. In questo punto, non per nulla, si iniziano a trovare dei sassi di maggiori dimensioni. Luca adesso sta provando appunto, la ghiaia è rimasta intrappolata tra questi sassi, se fosse aurifera. In questo contesto di ricerca, i due rii, andando a scontrare le loro acque durante le piene, creano una sorta di vortice. Questo vortice fa sì che in questo contesto vi sia una velocità dell'acqua rallentata, semplicemente perché l'acqua in arrivo da un altro rio va a scontrarsi con l'altra. Difatti, in questo contesto ci sono sassi di grandi dimensioni. Ci vuole una forza veramente imponente e solamente durante le piene possono muoversi. Ricordate il detto, oro grosso, massi grossi, e di conseguenza questo potrebbe essere un ottimo contesto di ricerca. Un altro aspetto che ritengo molto interessante dal punto di vista geologico è la presenza di un fake bedrock. Cosa intendo con fake bedrock? Semplicemente è un termine inglese che delinea una tipologia di bedrock. Finora voi avete visto una tipologia di bedrock, quella semplicemente rocciosa. È la più comune in questi contesti montani. Luca in questo momento sta cercando dell'oro nel sedimento rimasto intrappolato in queste fessure del bedrock roccioso. In questo contesto di confluenza tra il Rioberto e il rio secondario fiora anche di nuovo, come a monte Rioberto, una sorta di fake bedrock, composto in questo caso da un ciottolame molto antico, a mio parere di origine glaciale o fluvio glaciale. I ciottoli in questo caso sono molto alterati e soprattutto la matrice, cioè questa sabbiolina rimasta tra i ciottoli, fa sì che si crei uno strato molto compatto di sedimento. Vedete, ho rimosso adesso un ciottolo. Questa matrice è molto compatta. Questo sedimento è molto diverso rispetto al sedimento alluvionale recente, perché come potete vedere il sedimento alluvionale recente si può grattare già con le dita semplicemente perché è sfuso. Questo sedimento alluvionale recente è stato trasportato ad opera delle ultime piene. In questo caso potete vedere affiorare il bedrock roccioso, mica-scisto grafitico. L'oro si concentra tra le fessure. Quindi col palanchino o con altri strumenti andrò a rimuovere queste porzioni, raccogliere tutto il sedimento e lavarlo. Qua invece vediamo un sedimento più antico, il quale io ho rinominato fake bedrock. Il mio bedrock, in questo caso mica-scisto grafitico, colore grigio nerastro. Il mio fake bedrock in questo caso è un colore rossiccio, è composto da un sedimento alluvionale e a parer mio è l'origine dell'oro all'interno di questi fiumi. Questo continua di nuovo a essere un sedimento alluvionale. Da cosa potete capirlo? Dal fatto che vi sono dei ciottoli, come potete vedere, arrotondati. Queste rocce vengono arrotondate solamente grazie all'attività del fiume. Questi depositi invece si trovano lungo il versante. Vengono erosi ad ogni piena, potenzialmente emettendo un nuovo oro. Questo oro dove viene concentrato? Molto semplice, nelle fessure del substrato, a contatto di questo fake bedrock, il quale svolge un ruolo di cattura, come fosse le trappole di una canaletta. Durante una piena, questo fake bedrock non viene eroso come può essere invece il sedimento recente. Questo sedimento recente viene smosso ad ogni piena. Questo sedimento invece, molto più vecchio, alterato e rossiccio,
tende a subire un'erosione minore rispetto al sedimento recente, quindi l'oro che si trova nel sedimento recente viene catturato negli anfratti, questo sedimento che si sposta più facilmente tra un ciottolo e l'altro. Andare a lavorare questo sedimento significa utilizzare il palanchino per spostare tutti i vari ciottoli e estrarli. Il fatto di non andare troppo in profondità vi permette anche nelle piene successive di avere una specie di risorsa rinnovabile, potrete raccogliere altro oro. Per trovare il punto giusto bisogna studiare l'ambiente circostante. È la prima volta che veniamo in questo tratto di fiume, quindi bisogna capire dove l'oro può essersi concentrato e solo successivamente, per mezzo del piatto e di altri strumenti, si può eseguire una sorta di sfruttamento, ma solo nel caso in cui l'oro ci sia. Il tempo che spendete nella ricerca delle località migliori non è mai tempo sprecato, a mio parere. Questo costone assomiglia moltissimo al costone che abbiamo trovato più a monte lungo Rioberto. Potrebbe essere lui la fonte dell'oro più a valle? Andremo a vederlo successivamente. Voglio andare a vedere dove vi sia concentrato dell'oro. Soprattutto in questo contesto, come avete capito, ci troviamo a dover affrontare diverse situazioni. Intanto la prima domanda è: c'è oro nei sedimenti più recenti? C'è quelli che ha spostato l'ultima alluvione? Quindi c'è oro alluvionale recente? Questo andremo ad appurarlo secondo diversi sondaggi nei sedimenti. Diciamo che le probabilità sono molto basse. Questo rio l'oro è presente in tracce e di conseguenza tende a concentrarsi nelle trappole e tendenzialmente non è diffuso nei sedimenti alluvionali. In ultima analisi andremo a affrontare le trappole presenti nel bedrock, quindi le situazioni più performanti assolutamente in questo contesto. Voglio anche andare ad appurare la presenza dell'oro all'interno di questo ciottolame rossiccio. Potrebbe essere lui il deposito che disperde l'oro all'interno di questo rio? Lo vedremo insieme. Come potete vedere ho riempito per buona parte il mio piatto e setaccio MyLab. Questo sedimento molto rossiccio dovrà essere lavato molto attentamente. L'oro potrebbe rimanere incastrato tra un ciottolo e l'altro nella matrice, che anch'essa è molto argillosa per essere così rossiccia. Ho trovato dell'oro all'interno di questo sedimento, ma non vale la pena. Uso 3 pagliuzzette molto fini, vuol dire che comunque il sedimento presenta tracce d'oro, però non vale la pena sfruttarlo. Vedremo in futuro se magari una quantità maggiore, come possono essere 10 secchielli, quindi 100 litri di sedimento, in questo caso un piatto MyLab sono solo 3 litri, possa dare magari un risultato più soddisfacente. Purtroppo alle volte un piatto non è una quantità utile per capire se il costone fosse una risorsa da sfruttare. In questo caso comunque, quanto io posso dire, non vale la pena. Adesso vado a appurare se nel sedimento recente vi fosse dell'oro. Per far ciò ci sono dei posti preferenziali dove l'oro può andarsi a concentrare, cioè dove i minerali pesanti tendenzialmente vanno a essere concentrati durante una piena. Ci vogliono dei freni, delle rocce di grandi dimensioni, piuttosto che di ostacoli composti dal bedrock roccioso. Andiamo a cercarli insieme. Vedete, questi clasti di maggiori dimensioni sono rimasti imbricati tra di loro. L'oro potrebbe essersi concentrato in questi ciottoli che hanno formato una sorta di trappola, sia in questa porzione sia che in questa porzione. È uscita fuori una bella pagliuzza dai sedimenti recenti, mentre assolutamente il campionamento di prima che ho eseguito in sedimenti antichi mi ha dato un risultato meno soddisfacente.
Andremo successivamente anche ad approfondire in un altro video questo aspetto. Sembrerebbe che nell'esibimento recente vi possa essere una quantità di oro interessante, magari non per lo sfruttamento, perché 2 pagliuzze in un piatto non è proprio eccezionale, però questa pagliuzza, che adesso vi metto anche la foto per vederla più in dettaglio, mi ha molto sorpreso, una dimensione di 1 millimetro in diametro, quindi niente male.